In questo episodio vedremo come insegnare al cucciolo un richiamo perfetto. Per richiamo perfetto significa che deve essere efficace in qualsiasi situazione, luoghi aperti, presenza di distrazioni, come ad esempio altri cani, e soprattutto come poter tenere il nostro cane libero senza che scappi e ottenere sempre la sua attenzione in qualsiasi contesto. Ciao Noxy! Innanzitutto parliamo degli errori da non commettere quando cerchiamo di insegnare il richiamo al nostro cane. Il primo errore è quello di chiamarlo senza avergli prima insegnato questo comando e quindi di chiamarlo in situazioni di necessità, ovvero quando vogliamo andarcene via dal parco o insomma quando vogliamo negare la libertà al nostro cane sostanzialmente. In realtà il richiamo è qualcosa che va costruito nel tempo e praticato in situazioni sempre più difficili e piene di distrazioni e contesti diversi, prima di ottenere di poter chiamare il nostro cane Noxy e ottenere questo, no? Qua top. Visto cosa ho fatto, io l'ho premiata per essere venuta da me. Nel momento in cui la premio, lei è libera di riprendere a fare quello che vuole, perché è il suo premio. I nostri comandi non sono degli ordini, ma sono dei segnali di qualcosa che per il cane deve essere piacevole. Poi vedremo tutto il processo con lei di insegnamento e di apprendimento di questo comando. Il secondo errore è quello di rincorrere il nostro cane. Se noi iniziamo ad andare verso il nostro cane, cercare di prenderlo, lui che cosa farà? Cercherà di scappare via. Ok? E quindi innescherò il gioco del prendimi, tanto non ci riesci. E questo è deleterio, soprattutto a lungo andare. Di pari passo è l'errore di chiamarlo stare fermi. Vieni, e di rimanere fermi come uno stoccafisso. Ricordatevi che al cane piace essere inseguito e gli piace inseguire. Quindi anziché andare verso di lui chiamandolo o stando bene fermo aspettando che lui a un certo punto per illuminazione divina arrivi da me, che cosa devo fare? Attaccare a correre e farmi inseguire. Flashy! Terzo errore, quando il cane arriva dopo 20 minuti che lo state chiamando, lo sgridate per non essere venuto o per una cosa che ha fatto altrove 20 secondi fa. Questo fa associare al cane qualcosa di spiacevole e negativo e disincentiverà il vostro cane a venire da voi. Ricordatevi che i cani obbediscono se trovano il farlo gratificante e necessario. Un altro discorso invece è quello della libertà, cioè di riuscire a tenere i nostri cani liberi senza doverli richiamare ogni 2-3 secondi. Il trucco per questa cosa è quella di muoversi continuamente durante le passeggiate. Io sono qui fermo a parlare con voi, con i cani liberi, ma prima di arrivare a ciò ho passato dei periodi in cui arrivavo nei grandi parchi o nei boschi e cominciavo a camminare, non mi fermavo mai. A un certo punto i cani si abituano a seguirti, a starti dietro, perché il richiamo è efficace se è associato a qualcosa di gratificante e se è anche qualcosa di necessario. La mamma se ne va, mi abbandona, non mi piace questa sensazione, devo stare attento a dove va la mamma. Quindi non state sempre con gli occhi addosso al vostro cane a guardare cosa fa, dove va. Piuttosto andatevene via, il vostro cane verrà da voi. Quando verrà da voi, premio, vieni, qua. Siccome il cucciolo fino ai 3-4 mesi fa la cosiddetta esplorazione a stella, ossia si allontana da noi per esplorare verso una direzione, per poi tornare da noi, andare in un'altra direzione, tornare da noi e così via, a noi conviene sfruttare questo periodo per abituarlo alla libertà. Per avere un buon richiamo è importante essere interessanti per il nostro cane, quindi non la porto al parco per lasciarla libera di fare quello che vuole, scavare buche, annusare per terra, mangiare schifezze, eccetera eccetera, ma la porto subito a giocare e a fare degli esercizi con me in maniera tale da costruire l'attenzione nei miei confronti. Inizio da subito a praticare qualche richiamo andandomene via e abituandola a inseguirmi. Se non libereremo mai il nostro cane prima dell'età adulta, dopo ci ritroveremo con un cane non abituato a starci vicino e ci scontreremo con dei problemi da risolvere. Sfruttando quindi l'esplorazione a stella, fin dal primo giorno la porto al parco e la tengo libera. Libera tra virgolette perché allo stesso tempo la sto abituando al guinzaglio, quindi le metto una lunghina.
legata con la lunghina che corre in giro e mi avvolge. Lunghina che utilizzerò per quando lei inizierà a prendersi un po' di libertà e vorrò darle un po' di spazio, ma evitare che se ne prenda troppo. Siccome lei ha pure questo problema di aggressività da disagio, evito pure che vada ad aggredire cani e persone e che prenda quindi questo vizio, questa brutta abitudine, cosa che peraltro, ve lo dico già, non fa più. Vieni, Noxy. Splash, Artax! Artax! Chiamo! Vieni, Topini! Anche lei. Viene la nuova amica pure. Ciao cucciolone. Brava, topo. La porto sempre in situazioni diverse e gradualmente sempre più piene di distrazioni, per abituarla gradualmente a stare libera e a non perdermi di vista. Ricordatevi che il richiamo è un comando che non va rovinato. Vieni. Quindi è meglio utilizzarlo il meno possibile. Sì, Flash. Si fa così. E poi continuo a muovermi. Se vedo che il cane inizia ad allontanarsi di continuo, gli rimetto la lunghina e poi proverò a liberarlo quando lo vedrò più tranquillo. Ragazzi, Arta Flash, andiamo. Brava Noxy, la più brava di tutti, guardala. Artax. Guardali qua che bravi questi qui. Ehi là. Ciao. Hai visto Flash? In 448 siamo fuori da Milano. Cazzo, aperta campagna, ragazzi. Figa. Guardali qua. Andiamo. Andiamo. Con la presenza di altri cani è giusto che lei socializzi e giochi, ma è anche giusto che si abitui a venire da me anche se sta giocando con un altro cane o se è intenta, soprattutto, a cercare di scacciarlo o aggredirlo. Esercitare il richiamo in questa situazione mi permette di avere il controllo sul cane quando sarà adulto. È un procedimento molto lungo e quindi ci vorrà tanto tempo e pazienza. Ci saranno degli alti e dei bassi e ci saranno delle situazioni in cui il richiamo non funzionerà o il nostro cane cercherà di andare lontano da noi. Quindi bisogna essere sempre pronti o a farsi inseguire o comunque a valutare: mi conviene liberarlo? Lo vedo agitato? Sta puntando un cane lontano? Sta puntando la gente che corre? Forse non mi conviene, forse ci devo lavorare ancora un po'.
Evviva! Brava Fox! Molto bene! Bravo Noxy! Ma super! È vero, eravate già qua. Ciao Noxy. Ecco qua! Eccolo qua!